Bentornati nel canale, in questo nuovo video andiamo a vedere finalmente la migrazione di uno dei dispositivi con firmware custom, cioè scritto da me. È un sensore di gas installato in cucina che è agganciato a una schedina ESP8266 Lolin versione 3. Il firmware di questa schedina è un custom e è molto semplice, nel senso che utilizza delle funzioni per gestire il wifi, quindi la connessione alla rete locale, la libreria per la gestione del protocollo MQTT che utilizzo per l'integrazione con OpenHub 3, un po' sulla falsariga di Tasmota, e poi utilizza le librerie per l'interfacciamento al sensore NQ4, che è un sensore di rilevamento di gas metano. A tal proposito volevo dire che ho aperto un account GitHub a nome Domotics Duino, dove andrò a caricare tutti i firmware custom che man mano che migrerò le schedine andrò ad aggiornare. Infatti la modifica principale che devo fare su tutti i firmware custom che ho già scritto anni fa e che stanno funzionando sulle schedine appunto custom, principalmente ESP8266, dicevo, la modifica principale che devo fare è il cambio del broker MQTT, in quanto non è più il vecchio Raspberry 3 ma è il nuovo Raspberry 4. Man mano che prenderò in mano il codice poi cercherò di fare anche delle ottimizzazioni, dei miglioramenti, e comunque pubblicherò tutto su GitHub, quindi se qualcuno dovesse essere interessato a prendere spunto dai firmware che ho scritto può tranquillamente andare a cercare, poi metterò comunque il link in descrizione. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio questa schedina di rilevamento gas, come è fatta fisicamente e come è strutturato il firmware, e poi ovviamente vedremo l'integrazione in OpenHub 3. Ecco, questa è la schedina ESP8266 con un connettore che mappa dei pin verso l'esterno e quindi fornisce alimentazione al sensore gas che ho avvitato sulla scatola, che poi utilizzerò per chiudere il tutto, e lo stesso connettore viene utilizzato per ottenere l'alimentazione dall'esterno tramite un alimentatore classico 5 volt. I pin che vanno verso il sensore del gas sono ovviamente l'alimentazione, quindi il più e il ground, e poi un pin di dati, un pin digitale di dati, analogico per i dati. Il connettore di alimentazione invece ovviamente fornisce solo i due pin di alimentazione più e ground. Andiamo a vedere il firmware che è direttamente su GitHub nel progetto, nel repository che si chiama MQ4 Gas Sensor. Fondamentalmente un po' tutti i firmware li sto strutturando nello stesso modo e utilizzo Platformio come tool di compilazione insieme a Visual Studio Code come editor, perché li ho trovati molto semplici e molto intuitivi. Tutti i progetti che caricherò qui avranno una struttura del tutto simile, dove abbiamo la cartella src dove c'è il codice del firmware principale, e poi abbiamo una cartella lib dove vengono linkati come sottoprogetti, sottomoduli di Git delle librerie che ho scritto io, che si interfacciano poi alle vere e proprie librerie più di basso livello per gestire ad esempio il sensore NQ4, il protocollo MQTT, il wifi e poi delle librerie comuni di utilizzo che utilizzo un po' su tutti i firmware che ho scritto direttamente io. La cosa carina dei sottomoduli di Git è che permettono di linkare direttamente un altro repository in modo tale che si possa avere sempre l'ultima versione aggiornata, oppure eventualmente se una certa libreria deve essere utilizzata con una particolare versione si può versionare su Git la versione che si vuole utilizzare di quella libreria. Adesso vabbè, non voglio approfondire di più il discorso Git, sulla guida ufficiale si trova tutto ed è molto molto comodo. Quindi cliccando su un sottomodulo, ad esempio prendiamo MQTT, io clicco e vado a finire sul repository della libreria che ho scritto io e che a sua volta utilizza delle altre librerie che ho trovato in giro, ad esempio Wi-Fi Client e Pub Sub Client. Torniamo al nostro progetto principale e andiamo a vedere nella cartella source. Abbiamo, cosa che troveremo più o meno in tutti i firmware,
il file principale C++, il file header utilizzato dal file C++ e poi un template di file header, andiamo a vederlo, che contiene tutta una serie di variabili che bisogna configurare in funzione dell'ambiente. Quindi normalmente bisogna prendere questo file, chiamarlo, rinominarlo user-config e andare a settare i propri valori. Quindi ad esempio il nome della propria rete wifi, la password, il nome del dispositivo che si sta utilizzando e le informazioni su MQTT in questo particolare caso. Poi ogni firmware può avere le sue configurazioni. Andiamo a vedere il sorgente principale, giusto proprio solo il loop principale, che dopo aver fatto una fase di setup dove si collega al wifi e si collega al broker MQTT, e poi il sensore MQ4 ha bisogno di una fase di riscaldamento, quindi io nella routine di setup del firmware, quindi la routine che viene eseguita all'avvio del firmware, all'avvio del dispositivo, praticamente io eseguo un ciclo per lasciare del tempo al sensore di scaldarsi prima di far partire l'acquisizione dei dati e l'invio tramite MQTT. Quindi nel loop principale, che alla fine è il cuore del firmware, io cosa faccio? Vado a leggere il valore del sensore gas, dove nella libreria ho tutte le conversioni del valore proprio ottenuto dalla lettura del pin analogico. Poi, se l'operazione di lettura è andata a buon fine, io mi popolo una mia struttura dati e incremento un contatore. Questo mi serve perché io non invio il dato ogni volta che lo leggo tramite MQTT, ma lo invio ogni tot di campionamenti. Questo dato che lo invio in formato JSON, quindi chiamo la funzione degli MQTT per inviare un messaggio su un topic di pubblicazione, che è una delle variabili di configurazione di cui parlavamo prima, perché ognuno che si compila questo firmware per il suo dispositivo può avere una nomenclatura di topic differente, e questo messaggio viene inviato tramite questa funzione generate_JSON_message, che non fa nient'altro che andare a creare un JSON dei valori letti, di tutti i campioni letti dal sensore gas, facendone però la media. In questo modo io invio un valore media basato su un tot di campionature.